Tutti ragazzi, un benvenuti a tutti dal vostro Luca Talan. Come state ragazzi? Tutto bene? Oggi andremo a vedere un altro contenuto molto interessante. Non parleremo di moduli, l'argomento preferito di tutti, almeno quasi tutti noi, ma andremo a vedere un tutorial molto interessante ragazzi. Sì, perché poi comunque è vero, possiamo mettere tutti i moduli che vogliamo, molto interessanti, molto belli, molto completi, e chi più ne ha più ne metta, però poi alla fine ragazzi i gol si fanno come? Tirando. Quindi oggi andremo a vedere come tirare in maniera corretta per segnare al 99% delle volte ragazzi. Sì, perché sembra una cosa scontata, noi siamo davanti al portiere e premiamo il nostro tasto del tiro, che in alcuni di noi sarà il quadrato, in altri il cerchio, o comunque in altre console altri tasti. Però ragazzi, dove bisogna angolare sto tiro? Quale tiro conviene fare? Esistono diversi tipi di tiri. Con quali calciatori dobbiamo chiaramente tirare? Delle volte ci troviamo fortuitamente magari con un difensore a tirare, però ragazzi dobbiamo chiarire tutti quanti questi aspetti e andremo oggi ad analizzarlo nel nostro bel campo d'allenamento. Prima di andare avanti vi ricordo sempre dell'affiliazione di Amazon e di Gamigo. Sono due piattaforme dalla quale possiamo acquistare tutto ciò che vogliamo a dei prezzi veramente ridotti. Amazon la conosciamo tutti, Gamigo invece è una piattaforma nella quale possiamo acquistare prodotti videoludici ragazzi, quindi PS Card, giochi e insomma tutto il mondo del game. Non vi costa un centesimo di più, anzi su Gamivo tramite il codice sconto che avete visto inizio video avete pure diritto a uno sconto. Semplicemente sarebbe un modo per supportare il canale, ripeto, in maniera completamente gratuita. Sono aperti sempre anche gli abbonamenti, io ringrazio già in anticipo chi deciderà di farlo, e con chiaramente ragazzi contenuti esclusivi dedicati a tutti gli abbonati, e non è una cosa da sottovalutare, perché ci sono dei video in programma molto interessanti che saranno destinati solo a quel pubblico, hanno un prezzo veramente irrisorio ragazzi, quindi se volete approfittarne adesso appunto è il momento giusto per farlo, non aspettate. Andiamo subito ragazzi a vedere di che cosa stiamo parlando, quindi andiamo nel nostro allenamento. Eccoci qui ragazzi, siamo quindi in campo con la nostra squadra di fiducia. Io ragazzi vi dico, non metto attualmente gli avversari, ma più che altro per farvi vedere magari al rallentatore e con calma, quindi senza pressing, tutte le varie sequenze di tiro. È ovvio che poi in campo la situazione è un pochino diversa, perché magari dobbiamo fare un giochetto, magari dobbiamo fare una finta, magari dobbiamo fare un 1-2 o chiaramente andare a fare uno spalla a spalla e quindi calciamo magari in caduta. Ci sono chiaramente tante situazioni che in un breve video tutorial non si possono vedere tutte, perché ovviamente diventerebbe un video troppo lungo e noioso alla fine della fiera. Però ragazzi io vi consiglio anche a voi, per magari allenarvi e imparare, capire queste dinamiche, fate anche voi la stessa identica cosa, perché poi una volta che comunque le avrete acquisite in partita vi verrà automatico o comunque molto più semplice eseguire questi tipi di colpi. Sono chiaramente delle cose che probabilmente già utilizziamo, ma magari inconsciamente non sappiamo se le stiamo utilizzando bene o male, e delle volte ci lamentiamo su come mai il giocatore non segna. Diciamo che essendo un simulatore di calcio ragazzi, questa è una premessa. È ovvio che anche nella realtà capita che i giocatori sbaglino gol clamorosi davanti al portiere, rigori in movimento e via dicendo, quindi questo diciamo che è abbastanza fedele alla realtà. Però cercheremo, ecco, di ridurre al minimo la possibilità che questo accada. Come? Andiamolo subito a vedere. Allora ragazzi, innanzitutto partiamo dal presupposto che ci sono diversi tipi di tiri, e qui ce lo fa vedere già il gioco di suo. Quindi c'è il tiro classico, che con il quadrato, c'è il tiro sensazionale, che non è altro che un tiro molto tagliente, un tiro molto potente, con una palla appunto molto tesa, mentre c'è il tiro calibrato ragazzi, che è il classico nostro tiro a giro, oppure il pallonetto. Ma il pallonetto ragazzi non andremo a vederlo perché è
poco utilizzato e secondo me attualmente ancora con questo gameplay poco efficace, cioè bisogna saperlo fare molto molto bene ed è un attimino, diciamo, complicato, ecco. Non è una cosa che si fa molto molto facilmente. Io oggi più che altro mi vorrei concentrare sui i tiri classici che seguiamo il 99,9% delle volte. Il pallonetto quante volte lo utilizzeremo? Cioè, anche se il portiere ci sta venendo incontro, che sta uscendo contro di noi, ragazzi, la maggior parte delle volte piazzato e via, o comunque magari ci allunghiamo la palla, lo scartiamo pure. Quindi fare un pallonetto, ragazzi, non so se avete mai provato, la maggior parte delle volte esce una sorta di scavetto che il portiere delle volte intercetta pure, quindi fate conto voi. Bisogna per fare un pallonetto ben fatto bisogna caricare abbastanza il tiro, non troppo, bisogna trovare la giusta bisogna allenarsi, ecco, a trovare la giusta collocazione della barra, perché altrimenti esce un tiro, una sorta di non si capisce bene che cosa. Quindi ragazzi, andiamo, ripeto, subito a vedere questo tiro. Allora ragazzi, io come avete potuto notare ho messo la barra praticamente sotto la guida direzionale proprio per aiutarci nella individuazione praticamente di dove colloco le mie frecce, premessa che chiaramente ognuno di noi ha i propri tasti. Io ad esempio tiro con il quadrato da PlayStation e uso le freccette direzionali, molti di voi useranno l'analogico, magari tirano pure col cerchio, ma la meccanica, ragazzi, fondamentalmente è identica, anzi per chi gioca ad analogico forse è anche un pochino più avvantaggiato rispetto a me, perché comunque riesce forse ad avere più angolazioni di tiro rispetto alle freccette. Comunque ragazzi, in una situazione come questa, ad esempio, nella quale io mi trovo di fronte al portiere, devo innanzitutto scegliere su che palo praticamente andare a mettere questa palla. Diciamo che le scelte sono due, o palo destro o palo sinistro. Io la cosa che devo fare è semplicemente, ragazzi, premere in direzione con la freccia, nel mio caso, di dove voglio quindi mettere la palla. In questo caso, ragazzi, ero frontale, quindi per me, essendo frontale, la mia destra cosa sarà? Sarà il tasto giù. Posso anche caricare tanto, però come avete visto rischia di fare un tiro sensazionale che finisce in tribuna. Oppure, ragazzi, caricare poco. Delle volte, ad esempio, quando si è molto vicini alla porta, si può caricare proprio un tocchetto e comunque esce un tiro abbastanza deciso e imparabile. Ve lo faccio anche rivedere. Quindi in questo caso io sono davanti al portiere, il mio palo sinistro sarà praticamente la freccia su, mentre il mio palo destro sarà la freccia giù. Ed è, ragazzi, questa è una dinamica importantissima da capire, perché la maggior parte di noi quando andiamo a tirare usiamo che cosa? Usiamo le frecce destra e sinistra del nostro joystick, o comunque la levetta analogica verso destra e verso sinistra. Invece no, ragazzi, bisogna utilizzare la freccia su o la freccia giù. In questo caso freccia su sinistra, freccia giù destra. Come avete potuto notare, ragazzi, ok che non ci sono difensori e la situazione è abbastanza, diciamo, facile, soprattutto per uno come Ronaldinho, però ragazzi comunque il discorso è questo. Delle volte però capita, ragazzi, che magari non siamo proprio di fronte al portiere, ma ci troviamo magari in situazioni del genere, quindi siamo un po' defilati, siamo di fianco, quindi dobbiamo anche qui capire, ragazzi, come calciare. In questo caso, se prima, quindi mettendomi davanti al portiere, io dovevo premere ad esempio giù per metterla, come ho fatto adesso, a destra, alla nostra destra chiaramente, quindi alla sinistra del portiere, quindi ragazzi non sempre ci possiamo trovare di fronte al portiere faccia a faccia, ma delle volte ci troveremo anche così in posizioni defilate, come già detto, e in questo caso ad esempio premo il tasto sinistro. Quindi ci sono comunque, ragazzi, delle situazioni in campo in cui magari mi trovo così. In questo caso cosa faccio? Premo la freccia di sinistra e, come avete potuto vedere, la palla non è entrata ma
di pochissimo, è stata sfortuna, però diciamo che il 90% delle volte, ecco, entra. Quindi io vengo qui, premo a sinistra, ragazzi, e come potete vedere esce un tiro abbastanza teso che va a insaccarsi direttamente nell'angolino. Stessa identica cosa se lo faccio dall'altro lato, quindi ad esempio con Mbappé, o Mbappé sulla fascia, rientro, premo la freccia di destra, come prima il primo tentativo non esce, alla seconda esce, ragazzi, ve lo garantisco. Quindi vengo verso il centro, premo la freccia di destra ed esce un bel tiro teso all'angolino. Si può fare chiaramente anche in posizione più defilata, però ragazzi, qual è il discorso? Che facendo un tiro teso come nel calcio reale da posizione troppo defilata, è ovvio che ragazzi abbia molto meno specchio di porta. Quindi in questo caso apriamo un'altra parentesi, che è quella del famoso tiro a giro. Il famoso tiro a giro, ragazzi, è un tiro praticamente non potentissimo come nel calcio reale, ma con un effetto appunto incredibile. Anche qui dobbiamo chiaramente stare attenti con che calciatori lo facciamo, perché farlo con Messi, ragazzi, è abbastanza facile. Farlo con magari un difensore o un terzino, che magari per quanta tecnica può avere non avrà sicuramente i piedi di Messi o di Digno o di Neymar, ovviamente, ragazzi, cambia la situazione. In questo caso comunque del tiro a giro funziona un po' alla stessa identica maniera, ecco. Quindi ragazzi, il discorso frecce non cambia, semplicemente sta a noi scegliere che tipologia di tiro fare. Faremo dei video anche più specifici su tiro a giro e tiro sensazionale, proprio su come effettuarli, quali sono le posizioni migliori in campo per effettuarli. Oggi diciamo che ci stiamo concentrando principalmente su come calciare, quindi dalle varie posizioni in campo, quindi scegliere qual è il tiro praticamente più giusto da fare. Cioè, ad esempio, se io mi trovo qui sulla fascia che sono defilato, è ovvio che con un Digno soprattutto in mano tenterò un tiro a giro e magari eviterò un tiro, diciamo, anche non sensazionale, ma comunque un tiro normale. Se mi trovo invece in questa posizione di campo e ho un po' di spazio, ragazzi, posso tentare sia un tiro normale che un tiro sensazionale, quindi dipende un pochino quello da noi. Diciamoci una cosa, spesso e volentieri in una partita reale cosa ci porta a scegliere se utilizzare un tiro normale o un tiro sensazionale? Ci porta a scegliere il tempo che abbiamo, nel senso che in alcune occasioni abbiamo magari vicino dei difensori che ci stanno pressando, io non ho il tempo di stare a caricare troppo e quindi di conseguenza faccio un tiro normale. Ricordatevi che il tiro sensazionale la maggior parte delle volte è più efficace, però richiede anche quei pochi secondi in più che delle volte non abbiamo per calciare. Di conseguenza è consigliato utilizzare il tiro sensazionale quando abbiamo magari un pochino di spazio e di tempo per poterlo caricare, poterlo piazzare bene. Negli altri casi, ragazzi, conviene utilizzare o il tiro normale se siamo appunto in zona più o meno centrale, oppure il tiro a giro quando siamo praticamente, ad esempio, qui sulla fascia con Messi. Ripeto, siamo riusciti a rientrare, un tiro a giro e via, perché chiaramente lì avrei avuto pochissimo margine, no? Lo specchio della porta mi si riduceva parecchio, cioè Messi da qui, ragazzi, chiaramente se io mi metto qui, ma questo cioè, è una legge fisica, non una legge calcistica, è ovvio che se io mi avvicino più alla linea mi si chiude di più lo specchio della porta, cioè dovrebbe fare un tiro che dovrebbe prendere una direzione praticamente pazzesca per entrare comunque, a meno che non mi avvicino talmente tanto e carico un tiro sensazionale, magari buco le mani al portiere, ma ragazzi in quel caso è molto più semplice diciamo effettuare un tiro a giro, molto più semplice e soprattutto molto più rapido. Anche i tiri a giro, ragazzi, possono essere effettuati in
in maniera diciamo imprendibile, ma quello dipende un pochino da che giocatore, ragazzi, stiamo utilizzando, nel senso che chiaramente se io vado a calciare con un Maldini, con tutto rispetto per Maldini, potrà sì fare gol, come è capitato in questo caso, ho caricato un tiro a giro, ma oggettivamente in una partita quante volte ci capiterà di calciare con Maldini o con un Nesta? Cioè ci capiterà molto più spesso con un Messi. Però ragazzi, è importantissimo, adesso ho fatto il paragone chiaramente più assurdo che ci poteva capitare, ma è importantissimo chiaramente, ragazzi, delle volte, se abbiamo la possibilità, scegliere con chi calciare. Delle volte, ragazzi, non c'è possibile in partita, nel senso che ci troviamo con dei giocatori magari dove c'ho solo Vieira smarcato vicino alla porta, gliela passo e fa gol, ma delle altre volte, ragazzi, invece ho la possibilità magari di passarlo a uno che so che è bravo col tiro a giro, o che so che magari ha un tiro ultra potente, magari semplicemente facendo un passaggio filtrante so che posso arrivarci, e quindi, ragazzi, cercherò magari di passarla a lui. Io ad esempio, per me un punto di riferimento in attacco è sempre Mbappé, perché so, ragazzi, che Mbappé col mio team è difficile che sbagli, quindi importantissimo, ragazzi, quindi scegliere con che giocatore calciare, ma soprattutto anche in fase di build, dargli dei giusti parametri, perché poi, ragazzi, io ripeto, posso avere magari un Mbappé che è velocissimo, però poi nel tiro a giro non è per niente bravo perché non gli ho dato delle buone statistiche, e di conseguenza è ovvio che, ragazzi, questo discorso un po' va a scemare. Premuto sempre la freccia, in questo caso verso giù, e questa invece, ragazzi, la freccia verso su. Adesso ero messo anche, diciamo, in posizione ottimale, delle volte mi troverò magari un pochino più centrale, un pochino verso di qua. Voglio metterla verso destra anche perché Digno ce l'aveva appunto sul destro. Delle volte che dobbiamo considerare anche questo, ragazzi, dove abbiamo la palla, nel senso, se io ce l'ho sul piede destro o sul piede sinistro, e anche quello un po' incide nel modo di calciare. Verso giù, gol. Prendo un Digno che parte da qui. Adesso vabbè, ho fatto un tiro sensazionale però, ragazzi, perché mi ero già abbastanza centrato, facendolo, diciamo, invece il tiro a giro da questo lato con Digno, ve lo provo a far vedere. Mirerò chiaramente l'angolino, di conseguenza la freccia di destra. Ci riproviamo. Ok, ragazzi, vi ho fatto vedere appunto tutti i le varie soluzioni di tiro, poi andremo magari ad analizzarle nello specifico più dettagliatamente, soprattutto, ecco, oggi abbiamo visto come tirare. Dovremo andare a vedere, ragazzi, la potenza di tiro, perché poi sì, bisogna tirare, ma bisogna anche saper caricare. E poi di conseguenza andremo a vedere le altre ipotesi che ci possono essere appunto durante la partita. Faremo appunto questa piccola catena di video tutorial sul tiro, perché comunque mi sono accorto che in tanti mi chiedete dei tiri o comunque delle informazioni, e quindi ho voluto ecco, farvi questa tipologia di contenuto. Il video, ragazzi, si conclude qui. Io vi aspetto, mi raccomando, per i prossimi contenuti, ripeto, su questa linea molto interessanti. Fatemi sapere che ne pensate nei commenti, se vi state trovando bene, se avete provato a utilizzare questa tipologia di tiro, diciamo, muovendo i tasti in questa maniera. Sono piccole differenze, ragazzi, ma che delle volte vi fanno o non vi fanno fare gol.
Io vi ringrazio di essere stati con noi, alla prossima dal vostro Luca Tarà. Ciao!